Ciao, come state? Benvenuti a Piacenza, dove sono nata, nella mia camera, dove tutto è partito tanti anni fa. Innanzitutto, come state? Spero tutto ok. Allora, oggi vi parlo di archivio, perché si parla tanto dopo il fenomeno Vinted, tutti quelli che si vendono la casa e i negozi che nascono e sono nati negli ultimi anni collezionando da Stone Island a tutti i Stussy, tutti i pezzi più importanti di streetwear che ci sono diventati veri e propri archivi. Anch'io oggi vorrei proporvi qualche pezzo interessante che io ho collezionato dal 2000, da quando nel 2002 ho aperto il mio negozio. So se è stata partita di streetwear, però i brand che vorrei farvi vedere oggi sono brand principalmente giapponesi e a mio avviso molto interessanti, che sono un po' spariti, ma che secondo al momento sono ancora abbastanza ricercati. Allora, il primo di cui voglio parlare è Visu, e vi mostro questo pezzone. Eccolo qua, stupendo. E Visu, famosissimo per il suo denim, nasce nel 91 ad Osaka da Hidehiko Yamane e nasce facendo denim. Allora, perché è famoso il denim di Evisu? È famoso per questo cosiddetto gabbiano che è a volte ricamato, a volte dipinto a mano e a volte gommato, come in questo caso. Ora, la particolarità di questi straight leg Evisu che ho comprato è che risalgono questi jeans sono stati comprati da Fiorucci, non so se vi ricordate, il mitico negozio di Milano, che è stato il primo distributore di Evisu in Italia, e io li avevo comprati lì. Sono ancora in perfette condizioni, sono molto contenta, guardate qua il simbolino dell'acquisto fatto. E in questo caso il gabbiano è praticamente plastificato. Eccolo qui, si vede molto bene. Ecco qua, vi faccio vedere qualche altro dettaglio. La cosa famosa del denim giapponese, classico denim Kurabo, è questa, la cimosa. A chi fosse interessato a sapere qualche cosa di più, parliamo un po' di dettagli, ma siccome in questo canale voglio portare anche un pochino di contenuti che magari interessano a altre persone, ma tanto per capirci. Questo è il cimosato del denim. E come vedete qui nel dettaglio, qua proprio si vede ancora meglio, c'è questa specie di profilo cosiddetto a catenella ed è molto ricercato, cioè è un denim con i crismi. Eccolo qua. Questo particolare che ho comprato, avendolo comprato in Italia, è la prima volta che viene distribuito in Europa, ma viene prodotto anche in Italia, quindi è un denim giapponese prodotto da Evisu, appunto fondato ad Osaka nel 1991, ma poi riconfezionato sempre col denim giapponese per tutti i paesi europei, e questo infatti è un po' una rarità se vogliamo per parlare di archivio nel suo genere. E questo è un capo. Poi sempre denim giapponese, però di una grammatura molto più leggera, molto più trattato, infatti non ha più il cosiddetto gabbianino fatto, come potete vedere qua, in plastica, diciamo, o dipinto, ma qui è proprio ricamato ed è molto molto carino anche questo da vedere. Un altro pezzone.
Ovviamente di Evisu sono state fatte mille cose, sono state fatte anche maglie, accessori che ho, però diciamo volevo mostrarvi questi due pezzi tanto per spiegarci. C'è stato un momento in cui Evisu poi è praticamente non fallito, perché non diciamo che è fallito, ma ha iniziato a produrre in Cina e quindi la qualità si è persa. Poi c'è stato un altro momento di hype qualche anno fa. Al momento è ancora distribuito penso da Slam Jam, ma diciamo è in fase un po' di risalita dopo una grande caduta, ed è un vero peccato perché avendo visto il negozio io personalmente a Tokyo era veramente, cioè proprio andavi, sceglievi il tuo fit, ti davano il jeans praticamente customizzato e in più ti dipingevano anche il gabbiano con la vernice tipico del colore che volevi, quindi è una cosa proprio molto premium. È un jeans che all'epoca costava 350.000 lire, quindi stiamo parlando ancora epoca pre-euro, siamo intorno al 91-92 quando li ho comprati, e quindi questa è una cosa carina. Poi voglio parlare anche di un altro brand, che è un brand inglese questa volta. Questa è una felpa, tanto per dirvene una. Il brand si chiama Maraishi. Questa versione è la versione che io vendevo nel mio negozio, è praticamente MHI, cioè la linea un pochino più economica, perché poi c'era la linea famosa di Maraishi, molto famoso per i suoi cargo pants con tutti questi ricami orientaleggianti, pur essendo un brand inglese, è un brand che si ispirava molto all'Oriente, soprattutto nelle grafiche e nei ricami, e MHI è diciamo la linea più sportiva e più economica. Vi faccio vedere qualche pezzo di grafiche, anche queste di archivio mio personale e che vendevo in negozio qualche taglia fa. E, cosa ne pensate? Io credo che, a parte, al di là dei dettagli, per esempio tutte le t-shirt erano prive di etichetta della linea e avevano uno stampo, ve lo faccio vedere meglio, molto interessante dentro. In questo caso è una collezione stupenda, non so se riuscite a vederlo. Qua c'è il Londra, Tower Bridge, il Big Ben, molto bello. E questa è un'altra t-shirt, sempre loro, ma potrei mostrarvene mille. È un brand che anche qualitativamente premium, decisamente, una delle prime t-shirt grammate, un po' più pesanti, e veniva distribuito intorno al 2000, io ho aperto il negozio nel 2002, diciamo 2006-2007 da Slam Jam, ovviamente. Ma la vera chicca che voglio mostrarvi di MHI, di Maraishi, è questa hoodie in collaborazione niente proprio di meno che con Futura 2000, di cui abbiamo parlato nell'altro video precedente riguardante Beyond the Streets, la mostra sulla street art di Parigi recente a cui sono stata. E questa, a parte tutti i dettagli delle cose, a parte la stampa, è stampata over tutta la lavorazione, ha una tasca stupenda con, ecco qua, l'interno. Guardate che dettagli con il bottoncino, cioè erano brand che sicuramente costicchiavano, però che hanno mantenuto una qualità. Il cappuccio alto così con questo dettaglio, eccolo qua, cioè sicuramente qualcosa di molto particolare. Nel 94 Andy Blackham, che è inglesissimo, come ho detto prima, fonda Maraishi.
Tuttora a Londra c'è un negozio storico, il Flagship, bellissimo, se vi capita andatelo a vedere, è intorno alla zona di Soho, e fonda questo brand di chiarissima ispirazione giapponese, cioè era l'epoca di Evisu, per spiegarci, quindi prende quell'influenza. Non solo, si fonda anche con un'influenza un po' militaristica da un certo punto di vista, quindi le giacche militari, cargo pant, fa questi camouflage famosissimi, molto molto famosi, reinventati con questi ricami di tipo orientale, quindi con dei dragoni. Vi aggiungo qualche immagine, tanto per capirci, dei pezzi che ho. Io qui ho anche una splendidissima varsity jacket MHI, cioè la linea un pochino più economica che vendevo, che ho tenuto nel mio archivio solo per questo bellissimo ricamo. È una varsity leggerina che ha all'interno, come vedete, questo camouflage fatto da lui, sempre ispirato dai suoi disegni, e sul davanti cade così, quindi è veramente una chicca. Ve la faccio vedere meglio, anche questo è un pezzo molto interessante. E lui si ispira anche a dei concetti pacifisti, quindi è molto strano, perché alla fine è un workwear ispirato all'esercito, molto all'esercito inglese, anche ai classici parka, però di ispirazione pacifista e quindi poi anche giapponese e orientale. Allora, altra cosa veramente degna di nota, stiamo parlando degli anni 2000-2005, è l'inizio preponderante del vinyl toys sistema, se vogliamo chiamarlo così, cioè l'inizio della vera e propria collezione di toys, pupazzetti, come li volete chiamare, che prese piede in quegli anni. Ovviamente io mega fan, penso che i primi Burberry risalgono intorno al 2000, ma anche prima. Uno dei primi negozi che li ha portati in Europa è Colette a Parigi. Purtroppo il negozio ha chiuso qualche anno fa, ma Colette è stato il primo vero distributore in piccole quantità di questi Burberry che poi hanno preso piede. Ecco qua uno dei miei favoriti, ovviamente ci sono collezioni. Questo è un Burberry di Kostas Seremetis del 2003, che mi piace molto, mio personale, ma al di là dei Burberry che ancora oggi la gente colleziona, ovviamente ci sono le blind box come tutto. Questo è un fenomeno che è nato molto prima dei Labubu e di tutta la pop mart revolution. Un altro designer di vinili che a me strapiace, sempre inglese, è James Jervis, che ha fatto tutta una serie di toys troppo fighi. Purtroppo non ha più prodotto niente, ma i suoi toys, come tipo ad esempio questo, cioè no, ma guardate il dettaglio, restano unici. Ecco, questo è sicuramente uno dei miei preferiti, insieme all'Ars. Questi sono toys abbastanza, diciamo, di media dimensione, ma poi faceva anche i piccoli. Lui è assolutamente il mio favorito, lo adoro. E poi questo è stato messo qui. Questi sono i più piccolini che facevano parte di tutta una serie di collezioni, ovviamente, che io avevo. Ma questo per dire che, diciamo, la cosa bella degli anni 2000 è che c'era tutto un collezionismo intorno a questi, al fenomeno streetwear. James Jervis aveva anche collaborato con Silas, o Silas, come volete chiamarlo, che è un brand bellissimo a mio avviso. Altra mega chicca e brand secondo me fondamentale per capire la scena anche giapponese, oltre a Bape e tutti
i brand Harajuku style. E vi faccio vedere questo pezzo, è Neighborhood. Qui c'è uno splendido bruciaincenso dove praticamente l'incenso fuoriesce da questi teschietti. Loro hanno sempre fatto oggettistica in ceramica molto molto bella e dettagliata. Questo pezzo l'ho comprato nel loro negozio nel 2007, e ultimamente sempre ad Harajuku recentemente è stata fatta una mostra stupenda su questi pezzi, però molto riprodotti ma in fase gigante, quindi chi fosse a Tokyo se la vada a vedere. Io ci andrò più avanti e purtroppo questa mostra non sarà più disponibile, ma comunque questo Neighborhood è stato fondato nel 1994 e come estetica ovviamente molti di voi lo conosceranno, ma tanto per darvi qualche dritta, magari vi lascio qualche dettaglio della loro estetica. Si rifà molto ai motociclisti e quindi a questo streetwear, workwear, ma legato un po' dark, se vogliamo, con molto grigio, molto nero, e mi è sempre molto piaciuto, e devo dire che a Tokyo era abbastanza accessibile comprarlo, più ricercato di Bape, meno fumettoso, e queste cose collezionabili sono contenta di averle comprate all'epoca perché attualmente diciamo mi rendo conto che proprio anche la manifattura con cui sono state fatte, ovviamente sono tutte in ceramica, con tutti questi loghi, sono veramente particolari, e quindi sono contenta di mostrarvele. Continuando questa piccolo racconto della Tokyo streetwear scene del 2000 e anche la scena internazionale dello streetwear che stava arrivando in Italia grazie a Slam Jam e ad altri distributori, non posso non parlarvi di Visvim, fondata nel 2000 da Nakamura. Questo concetto di vintage futuristico molto artigianale, nato principalmente con le scarpe, e chi meglio di me vi può mostrare una chicca dell'epoca. Eccole qua, facciamo un unboxing di questo pezzo che per me è, penso, il mio pezzo di archivio giapponese più importante. Erano scarpe che ovviamente portavo, che poi ho smesso di portare perché si stavano distruggendo, ma che conservo e che, no, vorrei farvi vedere, cioè la scatola, il livello erano scarpe abbastanza alte come prezzo, ma devo dire meravigliose. Ora sono un po' distrutte, ma le mitiche FBT con questo shape, lo vedete, tipo indiani d'America, comodissime peraltro, delle scarpe che ho straportato, eccole qua, col dettaglio della perlina. E queste, devo dire che è stato un modello che Visvim ha fatto per anni, poi ultimamente ha fatto dell'altro, è ancora un brand principalmente che si caratterizza sia per le scarpe che attualmente per l'abbigliamento. La collezione si è espansa, hanno aperto negozi, ma Visvim è nato così, per questo modello, e quindi ho ancora la dust bag intatta e devo ammettere che è un bel pezzone che volevo sicuramente farvi vedere. Allora, concludo questa carrellata nel mio piccolo archivio, che spero vi sia piaciuta, con un brand di accessori questa volta, che è il famosissimo Porter Yoshida Co., brand di borse e utility bags, se vogliamo chiamarle, nato nel 62 in Giappone, famosissimo per i suoi zaini, borse, valigie, connotato da questo arancione che hanno sempre all'interno. Tutt'oggi è un colosso, però all'epoca non era così conosciuto come ora. Adesso se tu vai su per esempio Vinted ci sono molte cose, e voglio proporvi queste due borse sempre risalenti agli anni 2000-2005. Questa è sicuramente una splendida
borsa, devo dire unisex, anche se è più forse da donna. E poi vi faccio vedere questa, che è la classica duffel di Porter, molto carina, se la vedete, eccola qua. E ovviamente sono borse dalla manifattura incredibile, piene di dettagli, tipo tasche e taschine. Io ancora oggi, quando vado in Giappone, compro queste borse perché non solo durano in eterno, ma sono veramente carine. Prezzo ovviamente un po' alto, però qualità ottima. E quindi questa sono due splendidi esemplari di quegli anni. E voi che marchi compravate negli anni 2000, se siete vecchi abbastanza? Oppure a quali marchi vi ispirate dello streetwear anche del passato, che sono ancora presenti oggi ma che magari non sono così in hype come anni fa? Scrivetemelo nei commenti, se volete mandatemi foto, sarebbe bello avere una vostra top 10 dei brand che più vi piacciono. E spero che questo video vi sia piaciuto. Cercherò di fare più contenuti adesso che sono un po' più qui in Italia con il mio archivio e farvi vedere un po' di più di quello che ho. Vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!